Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Oggi questo video è per rispondere a alcune vostre richieste su quale EDC, quale coltellino potersi portare in tasca nel periodo della bella stagione, nel periodo estivo, quindi pantaloncini più stretti, più attillati, tasche più piccole e voglia di essere leggeri, di non avere qualcosa di pesante in tasca. Allora, ho scelto un piccolo range di coltelli tra quelli che si possono trovare più facilmente sul mercato e che abbiano un costo che va dai 50 alle 100 euro, salvo uno che costa 150, ecco, giusto per avere un'idea di qualcosa di solido, bello, che funzioni, insomma che ci possa dare soddisfazione pur rimanendo leggero e affidabile. Mercio se ne trovano molte più varianti, molte più possibilità. Io ne ho scelti alcuni tra i quali che ho testato e sono certo di darvi una garanzia di solidità, anche se magari in apparenza non lo possono sembrare, ma lo sono veramente. Allora direi di iniziare con il primo. Il primo è questo Manly Pick, il Manly Pick, che in questo caso è in D2, ma se volete spendere un po' di più trovate quello in S30. Ovviamente quello in D2 costa circa 50 euro. Eccolo qua, lo trovate online a questa cifra. Lama in D2, guancette in G10, in questo caso bicolor, ma ci sono anche completamente nere, completamente verdi, molto solido. Blocco lama è un backlock tradizionale e all'interno non ha diciamo, come vedete, non ha le tradizionali guancette, ma ha due liner in acciaio che coprono e quindi danno comunque resistenza. Molto leggero, molto tagliente. Questo è lo spessore della lama. Bene, passiamo al secondo modello. Andiamo sul modello della Cold Steel. Qua il prezzo aumenta un po', stiamo appena sotto le 100 euro. È l'Air Light, eccolo qua, la lama in house 10A giapponese. Ovviamente sulla lama c'è scritto Taiwan, perché dopo il coltello viene assemblato e costruito a Taiwan. Blocco lama 3 ad lock di Denko. Io penso che sia il blocco lama più sicuro, se non tra i più sicuri, assieme al backlock che abbiamo appena visto. Utilizzabile quindi da ambodestri, sia con la sinistra che con la destra, perché invece alcuni blocchi lama sono fatti quasi esclusivamente per chi li usa con la mano destra. Vediamo anche lo spessore della lama, che inizia a essere più importante di quello del Manly. E qua non abbiamo nessun liner, abbiamo solo le guancette in G10. Molto leggero, molto sottile, ma anche il Manly molto sottili, mettete in tasca, non vi ricordate più neanche di averli. Passiamo allo Spyderco, lo Spyderco Endura, che trovate sulle 100 euro online. Eccolo qua. Devo fare le altre cose, fare ancora una recensione approfondita. Leggerissimo, una delle cose che mi piacciono tra i pochi Spyderco che ha, perché all'interno ha comunque due cartelli in acciaio e il manico in FNR, per dirlo in cosa. Eccolo qua. Leggerissimo, backlock anche lui, e quindi si può usare con entrambe le mani, si mette in tasca e si dimentica di averlo.
Passiamo adesso a un coltello italiano, è leggermente più pesante degli altri e la forma non è così sottile. Lo troviamo in commercio sui 100 euro, ma non si sente molto in tasca ed è molto sicuro ed affidabile. Ed eccolo qua, il Fox Core di Voxanex per gli amici, no, che poi Voxanex è il suo vero nome, Vox è per gli amici, come si dice. Ed eccolo qua, lama più importante come spessore, però più corta, siamo poco più di 7 cm e mezzo, e in questo caso la chiusura però è un liner lock, per cui per chi usa la mano destra va bene, per chi usa la mano sinistra va bene l'apertura, ma la chiusura inizia a diventare un po' più problematica, cioè nel senso che bisogna farla per forza allora a due mani. E questo coltello ha un'altra caratteristica interessante, che è quello di poter essere aperto sia a flip e sia attraverso il foro. Arriviamo a coltello un po' più caretto, siamo sulle 150 euro online, ed è il Lowman della Cold Steel. Eccolo qua, anche questo molto sottile, molto leggero e molto prestante, avendo la lama in SV35, dura sempre Triad Lock di Demco. Ora ve ne faccio vedere uno fuori gara, chiamiamolo così, anche perché il prezzo si aggira intorno alle 200 euro, e però a me piace molto, è molto leggero ma allo stesso tempo è molto robusto, ha una storia particolare e ne parleremo in una prossima recensione, ed è il Maserin Nimrod, in questo caso con, vedete, anche lo spessore molto sottile, con le guancette in fibra di carbonio. Questo è il top per chi vuole avere un coltello importante, leggero, robusto e con la lama in M390. Sapete che il disegnatore è Rumici e che il costruttore è la Maserin. Eccolo qua, per farvi capire le dimensioni rispetto per esempio all'Airlight della Cold Steel. Vedete che siamo molto simili come spessore, ovviamente siamo più grandini, più importanti, ma c'è un suo perché. Questo video è tutto, spero vi sia piaciuto, scrivetemelo qua nei commenti cosa ne pensate, mi raccomando iscrivetevi al canale, dobbiamo arrivare a 10.000, fate iscrivere amici, parenti, conoscenti, tanto è gratis, non costa nulla, e poi se non hanno voglia di seguirmi è lo stesso, però tanto c'è l'iscrizione, così posso farvi le stories, posso darvi degli aggiornamenti più frequenti. Ci vediamo nel prossimo video, mettete un bel like, condividete, ciao a tutti da Ermanno, ciao!